la donna che aveva il fucile di precisione va a posizionarsi un po' più lontano da quell'altra persona, pronta ad entrare all'interno del magazzino. Prende la mira, la persona spalanca la porta, entra col suo M16 all'interno del magazzino, pronto a combattere, e il primo colpo che parte è quello del fucile di precisione, che prende precisamente in testa quello che sembra una figura di un uomo con addosso dei vestiti di pelle, che non fa neanche in tempo a girarsi all'apertura della porta che il proiettile lo colpisce in pieno, esplodendo la sua testa ovunque per il luogo. Questo crea ovviamente del trambusto. All'interno sembra che altre figure si stiano muovendo per combattere l'unica persona che è entrata da sola con un M16 all'interno del magazzino. Però non sembra preoccupato. Col suo fucile comincia a sparare, colpisce uno, colpisce un altro e cadono in due. Ma ad un tratto un enorme tonfo. Il retro del magazzino sembra sfondarsi ed entra un'enorme figura completamente fatta di carne e ossa. La persona che è all'interno prende il comunicatore. Ragazzi, li vedete anche voi? E l'altra gli risponde: sì, c'è una figura. No, ce n'è un'altra insieme a lui. Non vedo nessuno. Vai via! E l'unica cosa che si sente sono degli spari seguiti da un'enorme quantità di roba che viene distrutta, grida, rumore di carne che viene frantumata, schiacciata. L'uomo, bardato con questa armatura antisommossa, sta per fuggire, sta per muoversi e uscire fuori, ma ad un tratto si blocca davanti alla porta. I due, che sembravano amici all'inizio del racconto, si guardano. Cosa stai facendo? Vai via! Prende il fucile, spara col fucile di precisione una figura in lontananza, ferma e immobile, non preoccupata di quello che stesse accadendo, ma sapeva che era lui il fautore di tutto questo. Il proiettile parte, non colpisce quella figura, ma colpisce la persona, che si mette in una velocità che sicuramente non è umana di fronte al proiettile, e la parte dell'elmo si frantuma e da lì si vede il viso del padre di Ellison, che si mette in ginocchio, cade a terra, e l'unica cosa che ha potuto fare Agatha, che stava col fucile di precisione lontana, pronta a dare supporto al suo amico, è stato quello di prendere il furgone e di andarsene, perché sapeva che l'unica persona che poteva prendersi cura ora, di questo momento in poi, di Ellison, era lei. Quindi sarò lì tipo, cado per terra, mi siedo e tipo, no, non lei, no. E vedete Vincent che si dispera. Recuperiamo, andiamocene prima che ci scoprano, succeda qualcos'altro. Rose, torna indietro veloce. Non la trovo, quindi sì, torno, arrivo. Non farti vedere. Chiaro. Scusa, Vinny. Mi dispiace. Non ti preoccupare, hai fatto del tuo meglio. Mi sento molto in colpa del fatto che non sono riuscito a proteggerla. Entro in macchina senza dire niente. No, vabbè, io quello che volevo fare era andare a un isolato, parcheggiarmi e aspettare che lei arrivi a piedi.
e nel frattempo fare una telefonata. E li abbandono lì tutti e due, anche perché la telefonata preferirei farla da sola, non con loro Ok. vicini. Lo faccio è cercare di far ripartire la motoretta, in pratica la rialzo, vedo che è un po' rifunzionante, quindi guardo ovviamente Eva. Mentre stai per arrivare accanto a Vincent, dato che Ellison comunque è andata preventivamente via, Eva, ti accorgi che un poliziotto da un vicolo dall'altra parte della strada sta arrivando e vedi che è abbastanza confuso e si sta dirigendo verso la macchina. Vinny, scappiamo dalla parte opposta, poliziotto, via. Oh, ok, va bene. Niente. Perfetto, voi due partite. E Rose, tu vai verso Ellison e andiamo alla chiamata di Ellison. Ellison? Sì, Agatha. Qui le cose si sono un attimo complicate. Cos'è accaduto? Non so bene per quale motivo mi avessi mandato qua. Alla fine mi avevi detto c'era qualcosa che non andava. Abbiamo scoperto di questi re della riva. A quanto pare i ghoul si stanno organizzando. Penso sia un problema. Ma potrebbe esserci finito una ragazzina di mezzo. E potrebbe effettivamente rischiare di diventare un ghoul. Ok, questo potrebbe essere un problema, ma chi è? È la sorella di uno della cellula. Quindi c'è anche la un sorella di un Vincent, grosso dato che gli coinvolgimento. altri non hanno sorelle. Presumo di sì, non so gli altri se abbiano o meno sorelle. Mi faccia piacere sapere che non ne abbiano. Ok. Sì, questo è un problema, soltanto che... Ok, facciamo così. Provo a capire qual è la situazione. Hai un nome? Hai qualcosa? I Come, ghoul, ok, come si abbiamo chiamava la una stronza? Giovanna. Giovanna. Ti ricordi la tipa che era con North alla Era mostra? un ghoul, ah? Era un ghoul e mi piace che hai usato il passato perché è quello che è. Era un ghoul. Ah, I poliziotti pure. Ah sì, probabilmente ci sono dei ghoul infiltrati nella polizia, Elijah. anzi è del tutto I nomi? certo ormai, un certo Elijah, ma è più probabile l'altro, Dio, mi sembra un Che altro. io... Aspettate, io l'ho scritto. James ed Elijah. James, un poliziotto che si chiama James. James ha indagato ed è stato lui a dirmi che esistevano vampiri e altro. ok. Ok, sì, quindi questo James è lui coinvolto. Ok. Quello che non capisco è perché questa Giovanna ha parlato come se loro non fossero gestiti sotto un vampiro, come se avessero appunto una gestione loro. È un po' strana come cosa, però tecnicamente lo possono fare. Non è una cosa impossibile. Non è impossibile, ma è la prima volta che sento una cosa del genere. Ed è per quello che ci avete mandato qua. Forse avete un po' sottovalutato la questione, perché mandate dei ragazzini a combattere un'organizzazione di ghoul? Sembrano molto... si sono preparati bene, ecco. Non conoscendo nulla su di loro, vuol dire che non sono chissà quanto organizzati. O almeno non sono tantissimi. Perché quando si comincia Non a tanti, essere ma un po'... più di quanto probabilmente ci aspettavamo, o comunque è decisamente strano che dei ghoul si organizzino così. Mi chiedo quale sia il vampiro che stanno sottomettendo. Voglio dire, un branco di ghoul che sottomette un vampiro. Wow, Abbastanza è particolare sicuramente come molto cosa. divertente. Il consiglio che ti posso dare, che vi posso dare a questo punto è... Ora io vado comunque a controllare, ma non passate la notte fuori. Quindi tipo chiudo la comunicazione con gli altri. Ragazza, posso avere delle armi? Mi serve del calibro più grosso. Qua ho soltanto delle pistole o delle mitragliatrici, non so che roba è questa. Uno un po' più grande. Ellison, ti hanno dato quella che... Ti hanno dato delle armi d'ufficio in teoria, no? Sì.
E vedrò che posso fare, ma non posso prometterti nulla, Ellie. Comunque ha senso la questione degli arti che riappaiono, perché un ghoul quando diventa un ghoul si rigenera più lentamente di un vampiro, ma si rigenera. Quello che mi fa strano però è perché diventare un ghoul. Beh, diventi immortale. Ah sì, allora ha perfettamente senso. Sì, va bene. Cercheremo di indagare in qualche modo. Vabbè, muoverò un po' zero e vediamo cosa riesco a fare. E anche delle armi, Se grazie. riesco. Ciao. 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 Io mentre andavo verso la macchina di Allison, mentre passeggiavo, me la faccio scialla, tiro fuori il telefono di Giovanna. Ok. E la prima cosa che faccio è levare il GPS. Levo qualsiasi tipo di rintracciabilità dal telefono Ok. e mi ci faccio un giro. Guardo un po' i messaggi. Ci sono soltanto 2 numeri salvati. E sono Ok. Re e Jack. Nelle applicazioni di messaggistica Mhm. di solito si fa il backup. E anche se tu cancelli, da qualche parte c'è il backup. Ok. Trovo qualche backup? Sì. Riesci a prendere un messaggio molto 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 vecchio che provengono solo dal Re e sono: io so chi sei e poi incontriamoci qui. E c'è una zona, una posizione nella mappa. È proprio in mezzo a un ok. punto dove ti sembra c'è una campagna aperta dall'anteprima, perché è tutto verde, non ci sono tipo nomi di luoghi. E arrivo dalla macchina di Allison. Questo messaggio risale a un mese dopo la morte di mia madre. Andare di collegamenti, visto che abbiamo capito che la morte di mia madre a quanto pare c'entra qualcosa. Ok, ma fermi un attimo. Volete seguire una pista di 2 anni fa? Beh, si sono incontrati lì, onestamente potrebbe essere la loro base. So che fanno un paio di telefonate. Allora, io chiamerei Jimmy. Pronto? Che il Signore ti benedica. Che il Signore benedica anche te. Mi servirebbe un'arma in particolare. Dimmi pure. Qualcosa per uccidere dei ghoul? Qualcosa per uccidere dei ghoul. Avrei qualcosa che può far per te. Diciamo che potrei avere un lanciafiamme. Perfetto. Allora, in questo momento non ti posso dare coordinate precise, ma so benissimo che saprai dove sarò. Chiederò tranquillamente a Rose. Perfetto. Vieni, fatti dare un Che Dio ti Ah, benedica. pezzo di fucile da Ti cecchino. benedica a te, Vieni, vieni. vieni. Ma non dovremmo andare in un posto sicuro? Sì, stiamo andando da un amico di mio padre, un poliziotto. Un poliziotto? No, Ellie. Ellie, è avevamo un'idea una del base. cazzo! No, Ellie, ma cosa stai dicendo? Ci serve un'informazione su un poliziotto, quindi andiamo a parlare con un poliziotto. Why not? Che idea Ha geniale! perfettamente senso. Certo! Cioè, scusami, se a te serve informazioni su un assassino, tu vai da Andiamo un un altro assassino. assassino, certo! Sarebbe Cioè, effettivamente la scelta più logica. no! Io farei un tentativo con Bob. Se va male, dai, è a casa sua, vive in una zona residenziale, non penso che mi sparerà davanti a tutti. Ti ricordo, Alison, che il tempo non è dalla tua parte. È quasi sera. Un'oretta e vado via? Non più di un'ora? Ti aspettiamo qua. Io mi fido di mio padre. Secondo me, se lui si fidava di Bob, mi fido anch'io. Ok. Comunque intanto Vincent ed Eva va bene, quindi volete arrivate seguire al la pista luogo. di... Intanto giustamente Ok. avete Che perso luogo tutto è? il tempo, avete Sì. parlato. Sembra uno di quei condomini super dell'underground trattati malissimo. Ah, ok. Buona, Mi, a casa mi dei sento un po' a Vigli. casa. Arrivate al secondo piano e Perché trovate voi- la porta di quello Grazie che al cielo c'è una sembrerebbe... porta. Sì. Diciamo che rispetto a tutte le altre è messa un po' meglio e noti che sul pomello della porta sotto c'è il simbolo dei cacciatori, che è quello stesso che è il simbolo di narratore.
Controllo i dintorni anche là. Appena sento dei rumori di lignate domestiche, mi accingo ad entrare sfruttando quel suono per coprire il cigolio della porta. Tu provi ad aprire la porta, ma la porta è chiusa. Io ti troia. Io la vedo che sta tentando di aprire. Io ovviamente so che c'è la chiave di riserva e quindi la vado a prendere. Riesci ad aprire la porta. Roberta Di direttamente fronte a non voi Mhm. vi trovate un appartamentino che probabilmente sarà soltanto tipo a 2 stanze. Rispetto a tutto il resto, comunque si vede che è una cosa usata un po' a cazzo di cane. Ma una cosa che fa impressione, ragazzi, è che Che è c'è pulito. un quadro di Lican vestito bene, come se fosse tipo ottocentesco. Sto male! Io apro. Penso che Eva sia accanto a me. Apro. Guardo e tipo. Io lo guardo e faccio sto babbo. Dentro. Trovo una matita, la scortico, prendo un pezzo di mina all'interno, apro leggermente la porta e la metto tra le guide della porta, poi la richiudo. E questa è la prima cosa. E quindi tu stai guardando tutte queste cose strane che inizia a fare Eva. La seconda cosa che fa, dato che comunque siamo in una cucina, deduco ci saranno quantomeno delle finestre. Poi inizio a sistemare degli oggetti riflettenti posizionandomi in determinati punti della stanza. Tipo prendo una forchetta, un cucchiaio anzi, la inizio a girare e la posiziono a terra, non lo farei cadere, guardo Vinny. Poi mi aggiro continuando nella stanza, prendo una caffettiera, la posiziono sopra il tavolo, ne apro il coperchio e inizio a dirigerla verso il cucchiaio. Ok, e poi continuo così con diversi oggetti fino a quando non riesco a tenere sotto controllo tutte le finestre utilizzando la riflessione degli oggetti. Ok. A che punto siete? Siete arrivati davanti a casa di Bob. Comincia a scurare perché comunque sono le 7. E ancora c'è il tramonto. Quindi c'è questa casina col verde, con appunto la zona per parcheggiare la macchina. Vedi che c'è la sua macchina. E niente, questa casina molto alla Simpson, mettiamola così esternamente. Allora, io parcheggio tipo nel vialetto, lascio Rose in verità, cioè in macchina, cioè ti guardo, faccio easy, tanto se avrò problemi mi toccherà correre e fare molto di fretta. Hai una telecamera, qualcosa che io possa mettermi addosso così che possa vedere anche tu? O Tira la metto nel fuori taschino? una Non ho il taschino. telecamerina, vabbè. una sorta di cimice. Cosa vedrò io? Attacco la Forse cosa al anche meglio. computer, praticamente da una parte tengo l'auricolare per parlare con Vinny e Eva, dall'altra metto la cuffietta per parlare cioè per sentire quello che succede all'interno da Allison e Bob. Arrivi alla porta. Sì, citofono, busso, non so se c'è il cancelletto o direttamente la porta. Bob apre la porta, ti guarda. Allison. Buonasera Bob. Io sono col Come stai? computer che guardo tutto. Allison, sono 2 anni che non ci vediamo. Già, sono successe un po' di Sì, cose. tipo Le Bahamas tua madre. erano molto belle. Tipo, parliamone dentro? Prego, Allison. E lui rimane senza parole, ti fa vedere il soggiorno dove appunto ci sono le poltrone. Sì, entro. Marta ovviamente è lì, ti posso portare qualcosa? Cioè, qualcosa da bere? In verità non rimarrò molto, siamo un po' di fretta. Ok. Però grazie. Vedo che Sì. state bene. E tipo si allontana e c'è ovviamente ancora è rimasto senza parole Bob è lì. E lì insomma che fine hai fatto in questi 2 anni? Sono stata un po' via. Avevo bisogno di cambiare aria. E quindi decisi di non parlare più con nessuno e soprattutto tua madre che fine ha fatto? Non si sono sapute più informazioni di lei da 2 anni.
abbiamo trovato casa tua in una E- situazione incredibile, perché poi ovviamente abbiamo cercato, cioè proprio mi ricordo che sono stato io ad andare a casa tua a vedere qual era la situazione. Però non abbiamo trovato niente, quindi Possiamo parlare in modo, mm, come posso dire, confidenziale? Dopotutto siamo qua, non sto parlando con un poliziotto, giusto? Sto parlando con Bob, l'amico di mio padre. ok, sì, certo che puoi parlarmi tranquillamente. Ed è proprio l'amico di mio padre che sono venuta a parlare. Perché ho bisogno di un po' di informazioni. So che è strano, so che è un casino e spero di rimanere in città il meno possibile, in verità. E vedi che comunque continuo un po' a guardarmi intorno. Cerco di capire Marta effettivamente dove è andata, cosa sta facendo. No, dai, in cucina, sembra Eh, sia andata dall'altra parte, perché comunque non gli hai detto che non volevi niente. La situazione è strana. Ho avuto a che fare con qualcuno della polizia e a quanto pare potrebbe essere coinvolto in un rapimento. E tu cosa c'entri? Da ballerina che... Se fai ancora la ballerina? Certo, ovviamente alle Bahamas sono molto richieste le ballerine. Mm. E rido palesemente che lo capisce benissimo che non è vero. Diciamo che sto aiutando un amico, a quanto pare è sua sorella. E- ed è uno della polizia. C'è, voglio dire, in ogni gruppo c'è qualcuno che è corrotto, sappiamo i poliziotti, nulla di personale, ma tendenzialmente accettano bustarelle, Mm. cose strane. Hai sentito qualcosa di strano su un certo E cosa agente c'entri James? tu con gli affari speciali? Te l'ho detto, probabilmente questo agente è coinvolto in un rapimento e non sapevo a chi chiedere, ed è per quello che sono qua. Elison, lo sai che mi stai chiedendo di darti informazioni riguardante un membro dell'FBI che potrebbe ovviamente farmi perdere il lavoro e tutto, vero? Ellie, quello che ti posso dire è semplicemente che ultimamente ci sono due dell'FBI che si fanno vedere molto spesso qui. Una è la persona che stai dicendo tu, e l'altro, E un altro è un certo Elijah. brava. Spesso comunque loro si sono interessati a quello che sono dei casi di omicidi certe volte singolari o dei momenti come quelli che sono successi a tua madre. E dopodiché, ovviamente se ne occupano loro e quindi io sono un normale poliziotto. Però sì, sono spesso loro che si occupano di queste cose e sono spesso loro lì in quei luoghi. Ed è strano che tu mi faccia questo nome proprio mentre ho ricevuto alcune chiamate. Da una chiamata da parte loro. Una chiamata del tipo? Che chiedevano informazioni su tuo padre. Su mio padre. Su di te. Su tua madre. Ellison, tua madre è morta? Sì, Bob. E chi è stato? Qualcuno che adesso non è più qui, quindi è abbastanza inutile. Ok, Ellison, io lo sai che ho una famiglia, quindi non ho fatto altre domande. Diciamo che non mi voglio spingere oltre. Però Lo io capisco. starei lontano da certe persone. L'FBI, come ti ha insegnato tuo padre, si mischia spesso in situazioni che possono portarti a problemi molto grossi. L'unica cosa che Va ti bene, posso promettere è che non dirò che sei stata qua. ti ringrazio. E tipo do un'occhiata all'orologio. Sì,
Mi dispiace che ti abbiano coinvolto in tutto questo, ma sono felice di vederti sano e lucido. Bene, Alison, devo chiederti di andare. Vado. Grazie ancora e buona fortuna. Tenete gli occhi aperti su quei due. Sono qualcosa di mostruoso. Lo farò. E tu esci fuori di casa e rientri dentro la macchina. Le ombre arrivano. Alison, tu parti insieme a Rose e vi dirigete verso la zona sicura che vi avevano detto Eva e Vincent. Arrivate nella zona salva di Lycan. C'è un furgone molto molto carino. Cioè che non c'entra un cazzo con l'ambiente. Ok. È tipo tutto super pulito, lucidato, Sì, con il marchio di una rosa sopra. io Io dico tipo, prima che ah. scenda, esatto, dico, ragazzi c'è un furgone sospetto qua No, sotto. lascia No, perdere. vedi, non vi preoccupate. Esco ovviamente. Ti ritrovi ovviamente il tipo con la camicetta, i pantaloncini da consegnatario, il cappellino perfetto, preciso. Cioè, arrivate e vedete Vincent che passa di fronte a questa persona vestita tutta super bene. Ok. No, non facciamoci domande, per favore, guarda lì. Vincent, Lascia. la persona apre il furgone. Non è Jimmy, è un consegnatario. No, immaginavo. Prende questa comunque valigia abbastanza grande, anche se compatta, comunque sono le bombole per il lanciafiamme. Sì, esatto. E te la dà. Che il Signore ti benedica. Che il Signore benedica te e che benedica anche le mani che useranno quest'arma. Assolutamente. Questo fuoco purificherà il male. Che sia sempre purificato. E si allontana, entra nel furgone e se ne va via. Noi siamo tipo in macchina così che lo Sì, guardiamo da Io- dentro. Sì, decisamente, io non sono scesa e lo sto guardando così. Sì, io guardo voi. Che fate? Entrate? Ah. Arrivate davanti alla stanza, Eva vi apre. Gli faccio presente di non calpestare l'aria. Io ovviamente. Io tipo, Che Non si- ha bagnato? E perché c'è un Perché mi quadro? serve. no, ma perché è pieno di... Risponderò alle domande Dai. all'interno. Entrate, superate 30 centimetri. Vedete No, dove io- la moquette è bagnata, non la toccate. Sì, Bravo. ok, ma quello soprattutto Ne parliamo mi preoccupa, dentro. mi guarda. Lo so, non lo guardare negli occhi. Quindi ci facciamo una bella dormita? Io ne ho bisogno, devo anche ricaricare tardi. Sì. Quello che faccio è mettermi su un tavolo. Ehi, il regalo. Mi giro verso Alison. Mi avvicino, è grossa comunque, quindi già le dimensioni contano, quindi mi avvicino e apro e guardo cosa c'è dentro. Ti mostro io, tipo. Apro. C'è questa base completamente di gomma spugna, tutta rettangolare per tenere ferma l'arma. E vedi che un lanciafiamme, tu te li aspetti molto più grandi solitamente, ma questo è bello compatto. E c'è una bombola già attaccata e 2 bombole di riserva nei lati. Ed è pulito, perfetto, immacolato. Prendo una bombola e gli faccio questo. E se mai dovessimo combattere. E penso che tu ne sia più adatta. Sono sicura che andiamo molto d'accordo, tipo prendo la valigetta e me la tiro verso di me e tipo la riapro e lo guardo, tipo me lo accarezzo, lo guardo, lo tiro fuori, lo giro, lo faccio, lo guardo tutto benissimo. E tipo Ellison sta lì a coccolarsi con il lanciafiamme. Quindi l'unica pista che abbiamo è quella di Rose. A quanto pare. Direi che andarci di notte è la cosa peggiore che potremmo fare. Potremmo Ma andare comunque dovremmo andarci il prima possibile. Esatto, io andrei con la luce dell'alba. Io vorrei ritrovarla Dimmi, più presto. Dimmi, la ritroveremo.
Onestamente, siamo sinceri, Rose, è molto improbabile che noi la troveremo sana e salva. Ma la ritroveremo perlomeno. Sì, poi potrai scegliere tu se Potremmo lasciarlo in quelle scegliere di condizioni. tranquillamente un attimo riposare le nostre menti e discutere dei futuri coinvolgimenti, magari domattina, a mente fresca. Sono certa che usciranno delle parole molto più consone. Comunque passate la notte, tranquilli. Tipo, Questa è una di quelle notti dove non accade nulla. Quindi andate, è la preparazione a quello che succederà domani. Ovviamente i cacciatori non dormono mai dei sonni troppo tranquilli nella loro vita di merda. Quindi diciamo che la tranquillità, soprattutto penso per Vinny, dopo che ha assistito al rapimento di sua sorella, penso che non fa parte più della vostra vita da tanto tempo. E arrivate a quello che è l'alba. cosa? Rise and shine. Fiorellini. Che vita di merda. Sì, l'abbiamo scelta? No. Me ne vado. Io nel frattempo che tipo avviene questa cosa, tipo mi alzo e inizio a raccogliere tutti, cioè prima un'ultima occhiata alle cose disseminate in giro e poi mi accingo a sistemarle e prima di riporle le pulisco tutte, quindi mi prendo un panno che ho trovato lì in casa e non tocco più le cose con le mani, quindi pulisco ogni cosa e la rimetto esattamente al suo posto. Ok. E Lison, hai un messaggio in segreteria in uno dei tuoi telefoni. Ne ho tipo 4 o 5, vedi che C'è tiro fuori i scritto telefoni. di Agatha che appena puoi di richiamarla. Richiamo. Ehi, pronto, chi cazzo è? Come chi cazzo è? Mi ha scritto Ho richiamami? capito. Sono le 5 del mattino. Perché non sei già sveglio? È stata una nottata pesante. Ah, speravo divertente. Vabbè, Punti di comunque. vista. Comunque, ho fatto qualche ricerca, anzi, Zero ha fatto qualche ricerca. Ok. Abbiamo trovato che quei tipi fanno parte da tanto tempo nei reparti speciali e sembra che abbiano chiesto un permesso qualche giorno dopo la morte della mamma di Rose. Abbiano chiesto un permesso per rimanere per essere stazionati in quel luogo. Quindi sembra che ci sia qualcosa che li interessa e per mantenere questo permesso ovviamente ci devono essere diversi casi. Quindi probabilmente sanno quello che stanno facendo, probabilmente sono loro quello che state cercando in deriva e probabilmente hanno qualche modo per rimanere in quella forma e probabilmente sarà nascosta da qualche parte. Oh, ti dici come facciano a rimanere in vita? Sì, boh, ipotizzo che abbiano, te l'ho detto, se abbiano tipo in qualche modo, non lo so, legato, tenuto dentro un freezer, impalato, magari, no, non impalato per davvero, impalettato, non lo so. Un vampiro, è strano che lo facciano dei ghoul, però, sai, hai mai visto Evangelion? Che cazzo è? No, no, vabbè. Una cosa del genere, insomma. Ok. Sì, penso che è decisamente strano che dei ghoul decidano di ribellarsi a un vampiro, ma a quanto pare l'hanno Io fatto. comunque, come consiglio, vi direi di muovervi, di risolverla il più velocemente possibile con la luce del sole. È quello che stiamo cercando Avete di un fare. luogo, avete qualche posto dove andare? Sì, c'è qualcosa, abbiamo rintracciato un segnale dal telefono di Giovanna. Tempo fa si era dato un incontro con il re, salvato così, quindi probabilmente uno di quei due, o non so come. E sono stati loro, penso, a rintracciare lei, perché il messaggio non sembrava intendere diversamente.
Comunque si erano dati un appuntamento in una zona paludosa. Digli a Rose di mandare la posizione a 0, così gli diamo un'occhiata noi. Se dovesse esserci Ok. qualcosa di particolare ti faccio sapere. Va bene, sì, divertiti. Comunque mi hanno dato un Ma dove lanciafiamme. cazzo l'hai trovato un lanciafiamme? Sono contenta di essermi fatta dei nuovi amichetti. Spero che non muoiano stasera, Ho quindi... capito. Va bene. C'entra... Ho capito, no, c'entra Rose, ho capito. Va bene? Sì, No? poi... No, non la tua Rose, un'altra Rose. Va bene? Ah, stavo già per chiedergli Ciao. delle altre. Va bene, ok. Allora, ciao. Amici, Quindi, sì, abbiamo la benedizione di Agatha, andiamo, facciamo un casino, distruggiamo tutto, è esattamente quello che ha detto di Perché fare. non suona proprio Perfetto. giusto. Sì, non ero molto soddisfatta di aver lasciato il cadavere, che abbiamo lasciato il cadavere di Giovanna di là, però penso se ne siano occupati loro. Quindi puliamo tutto quando abbiamo E finito. io tipo sto pulendo le posate e ti sto guardando. Brava. Ti arriva un messaggio Mm. da Lican, dal numero con cui avevi telefonato Lican, ed è una GIF e ti fa così. Ti voglio mandare la foto del suo quadro. Perché tipo lui ora deve pulire tutto. Gli voglio mandare la gif animata di Kevin che versa il sugo a terra di The Office. Quindi voi vi avviate, penso che vi cambiate dentro la macchina perché non so se è all'aperto. Sì, sì. Partite, vi allontanate da Chicago, arrivate in periferia. Il panorama che avete intorno a voi piano piano diventa sempre più umido, più alberi, cominciano a spuntare anche alcune un po' di liane, comincia a diventare tutto ovviamente una palude e cominciate ad inoltrarvi proprio in quello che è l'interno dell'Illinois, quindi quelle zone super paludose abbandonate dalla città. Arrivate quindi in quello che è una zona completamente ricoperta da queste piante che fuoriescono dall'acqua e ovviamente a un certo punto le strade si bloccano e l'unica cosa che potete fare è continuare a piedi. Non avete notato nessun'altra macchina oltre la vostra in quelle zone. Tu, Rose, fai partire il drone e cominci a sorvolare la zona. È parecchio fitta e cioè è difficile riuscire dall'alto a vedere i luoghi, ma più ti avvicini alla zona dove c'è il segno, più noti che c'è un percorso che si può fare a piedi attraverso la palude e vedi che nei vari canali comincia a spuntare una barca, una di quelle barche che serve per spostarsi tra i canali. E sulla barca, non troppo distante dalla zona, c'è una persona. Zoomi un attimino. Te e tu. Quello che vedi è questa persona con una bandana e provato probabilmente da... Cioè, vedi che comunque ha una certa età e... Boom! Riesci a capire che quella persona è la stessa che ha fatto l'omicidio, quella che stavate cercando. Dopodiché, se continui a spostare il drone, ti avvicini ancora di più al luogo e vedi che c'è una specie di baracca dove è sicuramente è stata montata in maniera che tu non possa vedere cosa c'è all'interno. È piena di quei lastroni di alluminio che fanno finta di essere delle tegole. Sì, Tipo una favela. sì, quella Quell'ondulina. ondulina, perfetta. E Ok. altre di queste sono state tutte messe al terreno, quasi da fare come una barriera. E sul tetto vedi che c'è una specie di apertura dove probabilmente si può aprire e c'è appoggiata una mitragliatrice accanto. Sono arrivati. Probabilmente non è solo. Ed è un bel bocconcino lì da solo. Che unesca. Sì.
palese. E poi, Sanno che ho il telefono che abbiamo il telefono di Giovanna, quindi. non solo, poi dalla porta È è Giovanna. l'altro agente che solitamente è con James. È messo lì che si sta aggiustando. Pronto, come se stesse preparando Mio a qualcosa. Ah, ci stanno aspettando, guarda. Guarda. Lo riconosci? Faccio vedere a Vinny. Sto raccogliendo i dati. Bello il lanciafiamme, però potevi chiedere un cecchino. Gira da cecchino. Ok, quindi gli spariamo. Morto. Andiamo avanti e proviamo l'altro, giusto? Obiezioni? Perché ti devo dire? Perfetto. No, per me va benissimo. Allora, Non uccidetelo subito. zitti. Fateli soffrire. Io zitta, stealth e ci avviciniamo. Ok, cominci tipo a muoverti comunque tra gli alberi, super nascosta anche perché sai dov'è il tipo, quindi comunque mantieni sempre una certa distanza. Arrivi a linea d'ara a vederlo tra le fronde di questi alberi e ovviamente intravedi anche Vincent ed Eva perché li hai seguiti con gli occhi. L'hai seguiti anche ogni tanto con gli occhi. Voi state camminando invece tra le acque della palude. Sembrerebbe che non perdete presa. Ovviamente le armi dovete tenerle un po' più alte perché se vanno a finire dentro l'acqua quelle armi si rompono. Eve e Vincent, voi due trovate quello che sono le radici di uno di questi alberi che fuoriescono dal terreno e vi creano un'ottima copertura nei confronti del tipo. Ce l'avete tutti e tre a linea d'aria. E ovviamente c'è anche il nostro TARDIS che trova la stessa apertura dalla quale aveva visto prima la persona che si posta lì. Io gli sparo Creare alla un testa. Ci diversivo, provo almeno. tipo spostare TARDIS da qualche parte, fare dei rumori in modo tale che vengano attirati da un'altra parte, fare irruzione, prendere la sorella, ammazzare quello che rimane e poi quando tornano e si rendono conto della cazzata che hanno fatto ammazzare pure quelli. Tardis spara. Sparo sul Ok. tetto. Spari quel colpetto. Cioè, a un certo punto, quando succede questa cosa, il tipo sulla barca si gira verso la casa. Ehi, tutto bene? Ok, vado io. E parte con la barca Ma va e dall'altra si parte. dirige verso nord, ovviamente. E uno è stato tolto. Dalla casupola esce, c'è questa piccola apertura che si apre e una donna abbastanza muscolosa si mette sulla mitragliatrice, pronta dritta verso quella che è la strada. Liberatemi la strada. Io mi metto dietro Eva, le do letteralmente pacca sulla spalla e mi metto dietro di lei che se sbaglia il colpo sparo io. Eva spara un colpo, tipo non è preciso, gli colpisce quello che è una spalla, lei si gira di botto appena il proiettile la colpisce. Appena vedo che si gira, proprio con... non batto neanche il ciglio, letteralmente come sparo voglio vedere la testa esplodere. Ok. La testa non si infrantuma, però proprio vedete. Sì, ovviamente. E lei cade all'interno di quello che è la casetta. Io mi avvicino allora più velocemente. Sentite il rumore della barca che comincia a tornare. Tu, Rose, dal tuo drone intravedi in lontananza la barca che fa ritorno verso la vostra zona. Sentite la smitragliata. Prendi quello che è il motore. Si buca il motore. Si sente lui. Porca Boom! Sentite tutti le fanfare di Final Fantasy da Tardis. Lo sentite tutti dal vostro telefono perché fa proprio... Elijah fuoriesce di botto da quello che la porta. Tu, Ellison, ce l'hai in vista. Lui Sì. ti guarda sugli occhi, proprio dritta verso i tuoi occhi. Sugli. Ellison, Ragazzi. hai tu il potere giusto per registrare questa cosa. Sta usando comando verso di te. Senti nelle tue orecchie Allontanati. e gli spari. Gli fai una raffica di proiettili addosso. Vedi che stai mirando la testa, però lui retrocede all'interno della casa. Vedi i proiettili che lo colpiscono, vedi gli sprazzi di sangue e lui si richiude all'interno della casa. Vincent ed Eva riuscite ad arrivare
su quello che è appunto la casina. Mhm. E Io gli faccio andare dietro Tardis. Rose, da sopra, dal tetto, esce James. Telefono Tardis! Sì, se guardate con gli occhi nel posto dovrebbe esserci lui. Fate fatica, è come se non riuscite a guardare sul punto. Sì. Ma James è già sopra la mitragliatrice e nei confronti verso Ellison. Ellison, il tuo giubbotto antiproiettile prende dei proiettili, ma anche te ne arriva uno sul braccio e uno sulla gamba. Quello che faccio è prendere una delle bombolette e gliele lancio contro alla torretta. Para, E... Tardis! Rose, spara! Vede la bombola che gli arriva in aria, la bombola esplode, vedi questa marea di fuoco che gli arriva addosso e sentite gridare e cade giù Tardis, all'interno. muori, bastardo! Allora tu, Vincent, sfondi la porta e Sfondo la porta. quando sfondi la porta ritrovi, c'è Elijah che sta cercando di dare una mano a James, sta cercando di spegnere il fuoco sopra di lui. Elijah si gira di botto verso di te. Vattene via! Perdi un attimo la mitragliatrice. Tu stai lì che stai per mirare, ma Voglio Sì. sparare io. e poi vai, ti giri un attimo e stai ritornando verso verso il retro. Anche... Nel momento in cui vedo Vincent che soccombe al potere di questa bestia e non riesce a salvare la sorella, qualcosa dentro di me si spezza, qualcosa dentro di me si muove. È come se la stessa bestia che prendesse il vampiro prendesse possesso anche del mio corpo. Quindi non ci vedo più. Imbraccio l'arma, carico, un paio di bossolotti cadono a terra e con un ringhio lo faccio diventare uno scolapasta. Il tipo cade a terra. Ovviamente l'hai preso ovunque nel suo corpo. Vincent, tu perdi l'effetto di comando perché ovviamente la creatura che lo stava facendo è morta. Quindi tu ti riprendi. Mi giro subito e vado alla ricerca di mia sorella. James a terra che sta cercando di spegnersi le fiamme. Brutti figli di puttana! Prende una pistola e cerca di spararvi. Spara un colpo verso Eva. Eva cade a terra. Senti la canzoncina. Il sangue esce copioso al terreno. Sta cercando di riprendere. Lui allarga per un attimo la sua giacca. E sotto la giacca vedi che c'è una granata. E lui sta per tirarla via. In pratica sto correndo, vedo la granata, mi fermo, vedo, non ho la possibilità di prenderlo con le mani, ci do un calcio e la butto fuori dalla finestra. Fai gol. Cioè, vedi che lui tira la granata. Tu la colpisci del calcio. Esce fuori dalla finestra. Esplosione Tardis lo all'esterno. fa. L'unica cosa che vedi è che dietro di lui c'è una botola. Ok, avete vinto! Avete vinto! Io lo leggo e lo imbavaglio. Adesso che abbiamo la visuale sullo stronzo, condividere anche quello che vede Tardis con Zero. Condivisione in corso. Io direttamente so già che hanno già tutto loro, io cerco mia sorella. Ok. Apri la botola. E ad impatto è abbastanza raccapricciante quello che vedi. Perché vedi quello che è mezzo busto di quello che sembra una donna, non è tua sorella. Bionda, con i capelli corti. E mezzo busto è appeso, mentre l'altra metà, facendo qualche passo più avanti, è su un tavolino accanto. E ci sono un paio di gambe appese a dei ganci da macellaio. Mhm. Diverse sacche da sangue poggiate e guardando ancora dall'altro lato, quello che vedi è tua sorella legata a una sedia con delle flebo attaccate addosso.
Tutto questo mi fa ricordare la prima volta. Io crocifisso su quella cazzo di parete e mi vengono i brividi. Mi viene respiro affannoso. Vedo mia sorella. Scoppio nel panico, ovviamente. Evelyn! E vado. E lì, sulla sedia, con queste sacche, e noti, avvicinandoti a lei, che dietro ha un macchinario per la dialisi. Scenderei giù anch'io. Ok, Elison, ad impatto, A vedere scendendo, la- anche tu vedi la donna. Questo mezzo busto Ok, e ok. tu, dato che un attimo ti fermi un attimo di più rispetto a Vincent che stava cercando la sorella, noti che ha anche un paletto conficcato al cuore. Calma, calma Vincent. Cosa? Io vorrei staccare tutto. Si spegne il macchinario e la macchina della dialisi non fa più la dialisi. Io, La prendo. Evelyn! Evelyn, ti prego! Vinny? Che cosa è successo? È un incubo, non ti preoccupare. Finirà tutto presto. Ho sete, Vinny. Vinny, ti prego, dammi da bere. forse è più facile se la lasci qua e vai fuori. Oppure scappa. Non ti fermerò. Ma ti dovrò dare la caccia. Vinny ti guarda. Sta piangendo. Perché non sa cosa fare. L'unica famiglia che aveva ormai è andata. Il mondo, ora che gli hanno aperto gli occhi, è un mondo oscuro, pieno di corruzione e mostri. Ti sta guardando con occhi pieni di rabbia e tristezza allo stesso tempo. Lascia la sorella, lì, in quella sedia, piange. Non so che fare, non voglio essere un codardo, non so che fare. E a un certo punto, dalla porta principale, tu Rose te ne accorgi perché proprio fuoriesce dall'acqua, quasi come Rambo. Fuoriesce una donna dall'acqua e con le mani alzate. Sono io, ragazzi, sono io. Sono Io le Agatha. punto Tardis le punta la mitraglietta contro quando la vedo. Quando dice Agatha, io ho sentito già parlare di lei. Non hai più tempo, decidi. Ehi, Evelyn. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, non ti preoccupare. In pratica sto per puntare. Abbasso. E lei è sulla sedia comunque. Tolgo la maglia e gliela metto tipo sopra per coprirla. E Agatha quando sente i colpi di pistola fa porca puttana. Agatha guarda Eva. È quello che immagino. Lui o giù? Guarda, vede, si fa due passi, vede James, gli dà uno sguardo, gli sputa e scende. Vedete ovviamente voi due una figura di una donna fisicamente molto forte, cioè fisicamente preparata, anche abbastanza avanti con l'età e comunque anche col suo fisico. E piano piano si fa avanti, guarda tutto e poi si blocca vedendo Telison che... E mi giro come vedo Agatha, cioè tipo le vado un po' incontro. Siamo arrivati tardi, vero? Già.
Però io tipo le indico quell'affare sulla parete. Ora capisco. Si cibavano di questa merda e continuavano a essere dei ghoul grazie a questo. Eva, chiamami a Rose. Va giù. Eccomi! Eccomi! Rose, quando scendi, fai le scale, ti è tutto più chiaro. È lei, è la vampira che ti aveva... che aveva morso tua madre. Ride! E Rose ride! E Rosa ride, la vede, fa... Oh! Ok! Chiaro! Ok, sembra abbastanza chiara la cosa. Sembra che abbiano preso l'essere schifoso, ne abbiano estratto il sangue e loro continuano a cibarsi all'infinito di questa roba. Mette la mano sul paletto e fa: te ne vuoi liberare tu, Rose? Assolutamente sì. Estrae il paletto e la creatura tipo piano piano comincia tipo a riprendersi. Alison, posso avere il lanciafiamme? Sì, io tipo Grazie. me lo sono già tolto. Mi sì. scrocchio il collo. Andate pure, vi raggiungo fuori. Per favore, uscite. Prendo la sorella di Vincent, tipo me la carico così, do un colpetto a Vincent. Andiamo. Prima di fare qualsiasi cosa, io faccio scendere un attimo Tardis e lo inquadro la vampira, Ok. così che Zero possa vederla. Guardo Tardis come se stessi guardando Zero e gli dico: l'abbiamo trovata. E spengo la stream. Ok. 2 anni. 2 anni di ricerche sono servite a qualcosa. Non dico nient'altro. Le do fuoco. Le fiamme cominciano a ricoprirla. Tutto quello che è anche il seminterrato piano piano comincia a prendere fuoco. Rosa, tu improvvisamente lasci quello che è il lanciafiamme. Lo lasci a terra. Prendi la pistola. Carichi un proiettile. Hai dato fuoco al vampiro. Dopodiché tu non ricordi nulla di quello che accadrà da questo momento in poi. Hai per un attimo come se i tuoi ricordi tornassero al loro posto per quanto riguarda tua madre. Ricordi mentre gli dai fuoco che quel vampiro era lì che stava mangiando tua madre. Ma qualcosa ti dice di prendere la pistola. Tu la prendi, la carichi. Esci fuori, i ragazzi sono tutti lì, accanto ad Agatha, che ti stanno dando tutti le spalle. E a pochi metri dalla porta, metti la pistola sulla nuca di Agatha e spari. Tiro un urlo fortissimo. Vedete tutti Rose che è lì tremante, rimanete tutti senza parole per qualche secondo Sto piangendo. e la tua bocca si muove da sola, Rose. Tanti saluti dalla camarilla e grazie. Rose, tu ti riprendi e l'unica cosa che vedi sono i tuoi compagni senza parole accanto a te, davanti a te, e Agatha a terra con la testa completamente bucata. Siamo nella tomba di Artemide e come ci avevano detto, sembra che qualcosa non vada. Sembra che non siamo i soli.
Ehi Nathaniel, sono Alaska. Sembra che io abbia trovato qualcosa di interessante mentre andavo alla ricerca delle informazioni su Giovanni. E qui a Siracusa sembra si stia muovendo qualcosa di molto grosso e molto interessante. Quindi penso che avrò bisogno di una cuterie. Lunga notte.